Benvenuti! In questo tutorial vedremo come configurare e programmare la scheda di rete SmartLAN G. Questa scheda ci permette di programmare la centrale, inviare mail, realizzare la videoverifica tramite telecamere ONVIF. Avvitiamo il distanziale in dotazione. Colleghiamo la scheda sul connettore seriale. Questa operazione va effettuata con la centrale disalimentata. Fissiamo la scheda con la vite e inseriamo la micro SD card. Spostiamo il ponticello J16. Sui modelli più piccoli è indicato come J13. Questo jumper serve per alimentare la scheda di rete tramite il connettore seriale. Colleghiamo il cavo Ethernet. Alimentiamo il sistema. Sulla scheda sono presenti due pulsanti. Reset per un riavvio semplice. Hard Reset da tenere premuto 10 secondi per tornare ai dati di fabbrica. Apriamo una nuova soluzione in base alla centrale che abbiamo, nel nostro caso una 1050 di versione 6. Andiamo nella sezione Impostazioni, Dati Applicazione. Come tipo di comunicazione selezioniamo SmartLAN G. Dalla versione 6 la SmartLAN G ha l'opzione di HCP abilitata. Quindi prende l'indirizzo che gli assegna il server DHCP. Se non c'è un server DHCP, la SmartLAN G utilizza l'indirizzo di fabbrica 192.168.1.92. Per cercare la SmartLAN G all'interno della nostra rete, possiamo utilizzare il tasto cerca. Nella tabella possiamo vedere l'indirizzo della SmartLAN, il modello della SmartLAN, la versione firmware della centrale, il modello della centrale, il nome della centrale, la versione firmware della SmartLAN e la porta di comunicazione. Nel caso non venga trovata nessuna scheda, le possibili cause sono la presenza sul PC di diverse schede di rete abilitate, oltre a quella che si sta utilizzando, ad esempio quella del Wi-Fi, oppure la presenza di antivirus o firewall che possono bloccare il comando broadcast, oppure processi che vadano ad occupare la porta 7000 o 7001. Torniamo alla schermata precedente e inseriamo l'indirizzo della SmartLAN G 192.168.1.92, il nome utente, admin di fabbrica, e la password, pass di fabbrica. Premiamo su controllo connessione e verifichiamo se i parametri sono corretti. Possiamo effettuare questo controllo anche nel caso che la precedente ricerca sia fallita. Se fallisce il controllo sul ping, è necessario verificare che il PC abbia la stessa classe di indirizzi della SmartLAN e che il router, nel caso di connessione da remoto, sia abilitato a rispondere al ping. È possibile disabilitare il controllo sul ping nella sezione Varie. In questo caso effettueremo la verifica solo sulla comunicazione. Se invece fallisce il controllo sulla comunicazione, è necessario verificare che la versione della SmartLAN G gestisca quella particolare versione di centrale e che nel menu attivazioni dell'utente siano abilitate le voci accesso internet e teleassistenza internet. Per fare questo andiamo in menu, inseriamo il codice utente 0001, attivazioni, mettiamo in on la teleassistenza internet e l'accesso internet. Se tutti i parametri sono verificati, possiamo premere OK e leggere e scrivere le varie pagine di programmazione. Andiamo a leggere la pagina Configurazione SmartLAN. Nella sezione Parametri di connessione troviamo l'opzione per abilitare il DHCP. Se la togliamo,
possiamo modificare gli altri parametri, che sono l'indirizzo della Smart LAN, la subnet, il gateway e il DNS. Nel caso di una rete domestica, generalmente il gateway e il DNS coincidono con l'indirizzo del router, ma è sempre necessario verificarlo. Possiamo modificare anche la porta di comunicazione, che è la porta utilizzata dal software e dall'app. Se impostiamo un valore diverso da 5004, ad esempio 5000, nella sezione Impostazioni, Dati applicazione, oltre all'indirizzo della Smart LAN dobbiamo aggiungere 2 punti e la nuova porta. Non abbiamo inviato la programmazione, quindi possiamo reimpostare la porta di fabbrica 5004 oppure ometterla. Se modifichiamo la porta web, ad esempio inseriamo 8080, per accedere al web server dobbiamo digitare http:// l'indirizzo della Smart LAN, 2 punti, la nuova porta. Se invece lasciamo la porta 80, possiamo ometterla. La porta SSL ci permette di accedere al web server in modalità SSL. In questo caso digitiamo https:// l'indirizzo della Smart LAN, 2 punti, la porta impostata. Infine abbiamo il timeout di connessione, che va aumentato nel caso di reti particolarmente lente, e la funzione UPnP, che aprirà in automatico le porte sul nostro router se questo lo permette. Altrimenti, se vogliamo collegarci dall'esterno, dobbiamo creare delle regole di port forwarding. Ad esempio, sul nostro router, nella sezione Port Mapping, creiamo un servizio che si chiama Smart LAN G. L'IP di destinazione è quello della Smart LAN G. Apriamo la porta interna 5004, che è quella di fabbrica, sulla porta esterna 5004. Nella sezione Account possiamo modificare il nome utente e la password. Di fabbrica sono admin e pass. Sono questi i dati che dobbiamo inserire nella sezione Impostazioni Dati applicazione per effettuare la connessione, oppure da web per entrare nel web server. Il codice da utilizzare è invece un codice utente. Nella sezione Parametri email è possibile inserire i parametri che verranno utilizzati per l'invio delle mail. Per l'account Gmail è possibile inserire in automatico alcuni parametri selezionando Gmail e premendo il tasto Preconfigura. I parametri sono l'oggetto della mail, ad esempio impianto di allarme, il mittente che invierà la mail, quindi la nostra casella di posta, il server di posta in uscita e altri parametri richiesti dal server, tra cui la modalità per effettuare l'autenticazione. Ad esempio per Gmail l'utente coincide col mittente e la password è quella con cui si accede alla casella di posta. Per utenti Gmail è necessario abilitare app di terze parti all'accesso al nostro account. Per fare questo è necessario accedere al nostro account Google e andare all'indirizzo https://www.google.com/settings/security/less secure apps e selezionare attiva. Per verificare se i parametri inseriti sono corretti e se la Smart LAN G è in grado di inviare mail, andiamo nella pagina web nel menu Impostazioni, Prova mail. Inseriamo un indirizzo di prova e inviamo. Se non riceviamo questa mail,
I parametri sono errati e dobbiamo verificarli con l'amministratore di rete o col gestore di posta. Vediamo ora come programmare l'invio di mail. Nella pagina rubrica possiamo creare la lista dei destinatari. Nella sezione Configurazione parametri mail possiamo programmare per quali eventi inviare una mail. Qui troviamo tutti gli eventi disponibili in centrale, ma se ne possono selezionare massimo 900. Per l'evento che ci interessa dobbiamo selezionare Cell. In questo caso lo facciamo per l'evento di allarme zona della zona 1. L'evento deve avere l'opzione memoria selezionata, cioè deve essere salvato nel registro eventi. Se selezioniamo anche registro, nel corpo della mail riceveremo la descrizione dell'evento così come appare nel registro eventi della centrale. Nella sezione destinatari aggiungiamo i destinatari della mail. Nella sezione corpo scriviamo il testo che vogliamo ricevere. Ad esempio, attenzione, allarme zona 1. Nella sezione allegato possiamo andare a selezionare un file da inviare come allegato. Per questa funzione abbiamo bisogno della microSD card. Torniamo alla prima scheda. Nella sezione DNS dinamico possiamo programmare i parametri per il servizio DNS. Scegliamo il servizio utilizzato, ad esempio inimdns.biz. Inseriamo il dominio che abbiamo registrato, ad esempio casarossi.inimdns.biz. Inseriamo l'utente e la password con cui ci siamo registrati. E infine scegliamo la frequenza di aggiornamento. Possiamo usare questo dominio per la programmazione da PC, oppure per accedere alla pagina web. Nella sezione Configurazione NTP Client possiamo abilitare la sincronizzazione dell'orologio di centrale con un server NTP ed indicare una frequenza di aggiornamento. Nella sezione Modbus possiamo abilitare il server Modbus, scegliere la porta per far collegare il client e con quale codice utente effettuare le operazioni. Nella pagina Mappe grafiche possiamo programmare una interfaccia grafica che poi vedremo da web. Anche per questa funzione abbiamo bisogno della microSD card. Creiamo una nuova mappa. Selezioniamo un'immagine di sfondo. I file possono essere presenti nelle SD card all'interno della cartella Maps, oppure possiamo caricarli dal nostro PC. Adesso dobbiamo inserire i vari oggetti sulla mappa. Per prima cosa aggiungiamo l'oggetto Collegamento a mappa per tornare al menu principale. È possibile spostare e ridimensionare ogni oggetto. Aggiungiamo ora l'oggetto Area inserita. Clicchiamo col tasto destro e andiamo su Impostazioni. Qui possiamo fare una regolazione fine delle dimensioni e della posizione. Selezioniamo poi a quale elemento far riferimento, ad esempio l'area 1. Per ogni stato è prevista un'immagine di default, che possiamo cambiare a nostro piacimento. Cambiamo ad esempio l'immagine per l'inserimento totale. E per il disinserimento.
Quello che abbiamo visto vale per qualsiasi oggetto. Inseriamo l'oggetto uscite. Clicchiamo col tasto destro Impostazioni. È sempre fondamentale indicare a quale elemento fa riferimento. In questo caso selezioniamo l'uscita 2. Come per le aree, possiamo cambiare le immagini dei vari stati. Creiamo ora una nuova mappa. Inseriamo un'immagine di sfondo. Inseriamo l'oggetto collegamento a mappa per tornare al menu principale. Inseriamo un altro oggetto collegamento a mappa, ma questa volta per andare alla mappa 1. Quindi clicchiamo col tasto destro, Impostazioni e selezioniamo mappa 1. Come immagine scegliamo ad esempio la freccia a destra. Torniamo alla mappa 1. E anche qui inseriamo un collegamento a mappa. Per andare questa volta alla mappa 2. Selezioniamo anche qui la freccia a destra. Scriviamo la programmazione sulla Smart LAN e vediamo cosa abbiamo creato sulla pagina web. Andiamo nella sezione Mappe. L'area è disinserita. Clicchiamo sull'icona. Ritroviamo le icone di default e quelle che abbiamo modificato. Inseriamo l'area e l'icona cambia di stato. La stessa cosa accade per l'uscita se l'attiviamo. Andiamo alla seconda mappa e da qui torniamo al menu principale. Vediamo ora come programmare le telecamere OnVIF per la videoverifica. Andiamo nella sezione Gestione telecamere OnVIF. Creiamo una nuova telecamera e diamo un nome. Inseriamo i parametri della nostra telecamera. L'indirizzo IP, la porta, il nome utente e la password. Cliccando sul tasto Aggiorna, il software interroga la telecamera per conoscere i profili multimediali. Selezioniamo ad esempio il substream. Gli altri tasti Aggiorna ci permettono di leggere i preset impostati, se presenti, lo snapshot URI e lo stream URI. Possiamo quindi programmare la frequenza di campionamento dei frame, quanti frame catturare prima del verificarsi di un evento e quanti frame catturare dopo che l'evento si è verificato. Per questa funzione di videoverifica è necessaria la scheda SD card. L'ultimo tasto Aggiorna ci permette di visualizzare lo streaming in tempo reale. Per questa funzione è necessario il software VLC. Facendo doppio clic possiamo entrare nella modalità live e, se disponibili, possiamo utilizzare le funzioni PTZ. Per programmare l'invio degli snapshot in allegato ad una mail, torniamo nella sezione Configurazione parametri mail. Avevamo già programmato l'invio di una mail per l'evento di allarme zona 1. A questo punto selezioniamo da quale telecamera catturare gli snapshot, in quale posizione la telecamera si deve portare quando l'evento si verifica e in quale posizione la telecamera deve tornare dopo che ha catturato gli snapshot. Se vogliamo registrare le immagini anche su SD card, selezioniamo Registra su SD. Scriviamo la programmazione ed andiamo a vedere cosa visualizziamo nella pagina web. Andiamo nella sezione Telecamere, Tempo reale, Immagini. Qui vediamo il tempo reale della telecamera e, se disponibili, possiamo utilizzare le funzioni PTZ per ruotarla. Torniamo indietro. Nel menu video abbiamo invece lo streaming in tempo reale. Torniamo al menu principale.
Nel menu Telecamere, Registrazioni, possiamo invece vedere i frame catturati dalla telecamera. Grazie per aver seguito questo tutorial sulle funzioni della SmartLAN G.